go! Salve a tutti, oggi sono una sirena, ma a parte questo outfit stravagante vorrei parlarvi di una cosa parecchio importante e soprattutto molto utile. Come ben sapete, io ho una rubrica di viaggi su questo canale. Ogni domenica posto un video di viaggio e io viaggio tantissimo. Adesso ovviamente non pago io tutti i viaggi, però diciamo inizialmente io provengo da un passato fatto di viaggi, nel senso che ho sempre viaggiato con i miei genitori o da sola, eccetera. Anche quando non avevo un canale YouTube, quando non facevo niente, mi piaceva molto viaggiare. Per viaggiare ovviamente servono soldi e io non sono ricca, nonostante si possa pensare. No, purtroppo no, la mia famiglia non è ricca, io non ho ereditato niente da nessuna zia lontanissima. Come si fa quindi a trovare i soldi per viaggiare? Oggi vi voglio svelare 10 facilissimi trucchi per trovare i soldi e viaggiare. Premessa: si potrebbe parlare anche di come risparmiare in viaggio, però io sono una persona che preferisce arrivare nel posto con i soldi necessari e anche qualcosa in più, in modo da potermi togliere ogni sfizio quando sono lì e non dover passare tutta la vacanza in ansia per 2 centesimi risparmiati di un panino. Prima di tutto è necessario scegliere la destinazione, farsi un piano di viaggio, no? Scegliere dove voglio andare, ok, quanti soldi mi servono per capire effettivamente quanto tempo vi ci vorrà per raccimolare tutti questi soldi. Se volete andare in un posto vicino in Europa, secondo me anche in un paio di mesi riuscite. Se invece volete andare, che ne so, in Australia 5 mesi, ovviamente vi ci vorranno forse anche un paio di anni. Vivendo in una società consumista, noi siamo pieni di vizi. E il caffè, e la colazione al bar, e la sigaretta, e riducendo questi vizi del 50%, non dico totalmente, oh smettete di fare qualsiasi cosa, oddio smettete di fumare, magari vi fa bene anche alla vostra salute, però comunque non sono qui per farvi la lezioncina, non si fuma, non si fuma. Io non fumo per esempio, però conosco un sacco di persone che fumano e spendono veramente tantissimi soldi nelle sigarette e sinceramente non so, però se volete viaggiare dovete iniziare a pensare di o smettere, che è la cosa migliore di tutte, o fumare di meno. E anche comunque questi altri vizi che si hanno di andare fuori, fateveli a casa, fatevi una bella colazione a casa, comprate gli ingredienti al supermercato e vedete che risparmierete molto di più. Una cosa che aiuta è tenere nota di quello che si spende. Ci sono vari metodi, c'è un metodo giapponese che si chiama Kakebo, che tra l'altro viene anche venduto su Amazon, magari vi lascio il link in descrizione, oppure potete semplicemente scaricare un'applicazione dedicata ai risparmi, potete segnarveli su un quadernino, su un taccuino, tutto quello che volete, però se voi avete un piano preciso di tutto quello che spendete durante la settimana, il giorno, eccetera eccetera, vi rendete conto poi che ci sono effettivamente delle cose che potete tagliare e potete anche rendervi conto di quello che risparmiate. Pensate che, non lo so, se risparmiate 3 euro al giorno, alla fine del mese sono 90 euro, ok, non sono tanti, però metti 3 mesi, già sono un bel gruzzolettino, capito? Evitate i pranzi e le cene fuori al ristorante, specialmente io da quando sono a Milano vengo spesso invitata al sushi, qua ci sono un sacco di cose che si possono mangiare fuori, anche economiche, però comunque mangiare a casa è sempre meglio, sia perché mangiate più sano, sia perché risparmiate tantissimo, perché basta andare al supermercato, vi mettete lì, cucinate, magari chiamate un amico e mangiate a casa. Oppure se dovete andare a lavorare fuori, se dovete andare all'università, vi potete preparare il pranzo o la cena a casa magari la sera prima, vi svegliate la mattina presto, lo so che è uno sbatti, ma alla fine quando ve ne starete spaparanzati su una fantastica spiaggia tropicale direte ne valeva la pena. Riducete anche il budget per le serate in discoteca oppure per i locali, per andare a bere alcol eccetera. Sì, non vi sto dicendo di fare le suore o i fraticelli in casa, di non fare niente, ovviamente lo potete fare, però rendetevi conto effettivamente quanto si spende una serata in discoteca. Io non ci vado non lo so, dal 1825, però comunque mi ricordo che per una serata in discoteca si spende abbastanza, quindi magari invece di andarci, non lo so, 3 volte, 4 volte al mese, andateci una volta al mese e
comunque così potrete risparmiare un sacco di... Questo è principalmente per le ragazze, ma anche i ragazzi, perché sto conoscendo un sacco di ragazzi shopaholic. Riducete lo shopping. Lo so, è una cosa tremenda, è tristissima, ma sinceramente noi compriamo tantissime cose che non ci servono. Cioè veramente tantissimi vestiti, l'armadio esplode e poi sinceramente non ce li mettiamo neanche tutti, diciamo. È il tipico discorso da oddio non ho niente da mettermi, quando il nostro armadio esplode. Magari comprate una cosa perché vi piace veramente, perché la volete assolutamente, però evitate lo shopping, quello impulsivo, tipo non lo so, fate un giro e assolutamente dovete comprare qualcosa, se no vi sentite male. Comunque i vestiti e i trucchi costano tantissimo e risparmiare un po' su questo sicuramente vi aiuta. A proposito di questo, appunto, noi siamo pieni di roba, no? Nei nostri scaffali, nei nostri armadi ci sono cose che neanche ci ricordiamo di avere. La cara Marie Kondo insegna a liberarci di questa roba, a buttarla via. Io però dico, perché buttarla se si può rivendere, si possono ricavare dei soldi da utilizzare nei nostri viaggi? Utilizzate subito.it, Kijiji, eBay, i mercatini di gruppi di Facebook, ragazzi, sono una cosa fantastica perché potete rivendere tutto, magari una cosa che per voi è inutile, che non vi ricordate nemmeno di avere, per un altro è un tesoro, quindi vi consiglio caldamente di vendere quello che non utilizzate e così avrete anche dei soldi in più. Se vivete da soli, pensate a come poter ridurre i costi. Magari, non lo so, cercate un appartamento più economico o dividetelo con un amico. Se avete delle bollette da pagare, staccate sempre tutte le spine della corrente per non ritrovarvi con una bolletta infinita della luce. Staccate sempre l'acqua, insomma... Sono piccole accortezze, delle stupidaggini che però alla fine del mese vi faranno risparmiare tantissimo. Per quanto riguarda i regali, no? Molto spesso ci vengono regalate delle cose che in realtà magari, non lo so, non ci servivano, ecco, non ci sono così utili. Chiedete soldi, magari per Natale, non lo so, per il vostro compleanno, per la vostra laurea, non lo so, di solito i parenti vi fanno dei regali. Invece di farvi regalare degli oggetti, fatevi regalare dei soldi o comunque delle cose che vi possono essere utili per viaggiare. L'ultimo e forse anche il più ovvio, trovatevi un lavoro, nel senso anche un lavoro part time. Io per esempio quando ero al liceo l'estate mi ricordo che lavoravo sempre, facevo la stagione, quindi lavoravo tutti i mesi estivi, lo so che era un po' massacrante, però alla fine poi mi ritrovavo i soldini, diciamo, da parte. Quindi se magari avete del tempo libero, magari lavorate anche solo nel weekend, ci sono comunque dei locali che cercano eccetera, un lavoro che non vi porta via troppo tempo se fate altre cose del tipo studiare, o altrimenti cercatevi proprio un lavoro, nel senso magari state aspettando di avere il lavoro dei vostri sogni e quindi siete lì in cerca che non sapete cosa fare, iniziate a fare un'altra cosa che non c'entra niente ma che comunque vi porterà sicuramente dei soldi. Io spero che questi consigli vi siano piaciuti, alcuni forse erano anche abbastanza scontati, però in ogni caso è sempre bene ricordarceli per sapere, no? Sempre qualche modo in più per risparmiare e per poter finalmente viaggiare o comunque comprarvi quello che vi pare. Io non so dirvi come spendere i vostri soldi. In ogni caso vi mando un bacione, noi ci vediamo al prossimo video e ciao!